Ciao Acherini e Acherini, come va? Come state? Come è andato questo lunedì? Ve lo chiedo sempre, io mi interesso dei lunedì delle persone, insomma. Allora, ho modificato la musica. Ma voi sentite la musica sotto? Ah, aspettate, la devo modificare, che non so se questa poi YouTube mi picchia per le canzoni. Vabbè, rimetto la solita, così nel dubbio. So che non c'è il copyright. Però non so se la sentite, vabbè. Vabbè, lo scoprirò quando risentirò la registrazione. E quindi come va? Come va? Come avete passato questo fine settimana? Io, ovviamente, sempre freddo. Insomma, la musica non si sente. Ah, aspetta che la alzo. Ora si sente? L'ho alzata un pochino. Così io non la sento. Vabbè, aspettate che faccio una cosa, dai. Ok, ora si sente. Grazie, Violetta. Ciao Simona, l'ho trascorso cucinando cose buone. Oh, che cosa hai cucinato? Dici un po'. Io ho mangiato una pizza, così, giusto per dirvelo. Ho mangiato una pizza margherita e un'altra era... Cioè, non è che ho mangiato due pizze, No, le ho divise. E un'altra era con pomodorini, pomodorini gialli e mozzarella di bufala. E aveva una doppia cottura perché era fritta e poi al forno. Devo dire, buone, buone. Un po' pesante quella fritta, chiaramente, però insomma, buone. Non mi lamento, ecco. Allora, ho dimenticato di fare una cosa. Ottima la pizza, ho cucinato pasta con fiori di zucche e alici, carote in padella e focaccina. Wow! Soprattutto per la focaccina, io ho un debole per le focacce. Se mi danno focacce sono felice. E insomma, il resto non mi piace a me, però sembra buono. Sembra molto buono. E vabbè, però ti ha occupato tanto tempo, devo dire. Perché insomma, devi fare i fiori di zucca, gli alici, anche le carote in padella, sono un sacco di tempo. La focaccia, comunque ci vuole tanto tempo. Insomma, iniziamo questa live parlando di cibo giusto per farci venire fame. E insomma, nel frattempo io sistemo un po' di cose. Ah, ho fatto lo zoom. Ho sistemato lo zoom. Ah, perché hanno chiuso le scuole per il maltempo. Ah, giusto, giusto. Ma adesso le hanno riaperte? Oggi? O erano ancora chiuse?
Che bello quando i miei bot funzionano. Super felice. Voglio mettere altri bot, però vedremo. Va bene, iniziamo con l'ultimo laboratorio. No, sono chiuse da oggi fino a mercoledì. Ah, ok, ok. Ma sta facendo proprio brutto tempo per chiudere le scuole. Perché insomma... C'è qualche allerta? Hai sistemato la luce rosa. Sì, allora vi racconto cosa è successo la volta scorsa. Praticamente questa luce che ho è tipo una lampada, no? E ha un attacco. Solo che io, siccome la metto giù, la devo ogni volta posizionare, no? E l'altra volta non avevo attaccato bene la presa e quindi insomma non era carica, perché quella è una lampada tipo che si ricarica in modo da non usarla con la corrente. E niente, si è scaricata e quindi si è spenta. Però adesso ho controllato più volte che era collegato bene, quindi dovrebbe essere sistemata, non dovrebbe rompersi stavolta, cioè non dovrebbe staccarsi. Poi, chi lo sa, vedremo. Però in teoria non dovrebbe staccarsi. Cioè, devo trovare un modo per lasciarla. Cioè, dov'è? Il problema è che vicino a questo comò, questo, non ho una presa. E quindi o faccio tutto il giro del mondo con una prolunga, oppure la posiziono sempre. E al momento la sto posizionando sempre. Quindi va bene così. Alla fine è piccolino. Però insomma... iniziamo con i laboratori. Con il laboratorio. Eccolo. Allora, prima di tutto vi voglio far vedere che ho sistemato lo zoom. Adesso posso fare cose spettacolari. Giusto per dirvelo. Aspettate, ve lo faccio vedere subito. Proprio fiera di quello che ho fatto. Praticamente ho cambiato solo tipo su OBS. Però vabbè. Un attimo, che devo mettere Barb, così ve lo faccio vedere. Faccio vedere Barb gigante. Anzi. Così guardo anch'io cosa succede. Guardate la mia magia adesso. Oh no, ho sbagliato. Scusate. Guardate che zoom spettacolare. Ciao One Last Astronaut. E posso fare anche un'altra cosa. Posso scrivere. Ciao. Ovviamente sono terribile a scrivere. Però vabbè, avete capito. E poi posso fare anche questo. Posso scrivere senza zoomare. Oppure, se tengo premuto, posso fare i quadrati. Cioè, ma non è una roba spettacolare questo? Cioè, o no? Cioè, è bellissimo. Avrei potuto fare tutte le live così, dove vi facevo lo zoom, però no. È andata così, però da adesso avrete tantissimi zoom. E quindi, insomma, vediamo il primo laboratorio. Allora, questo in realtà è molto simile a quelli che abbiamo fatto
le ultime volte. Perché vedrete che è molto simile. E praticamente dice che qui abbiamo un cross-site scripting per bypassare le difese del cross-site request forgery. Come vi dicevo, il cross-site request forgery è una vulnerabilità sempre web che permette di ingannare una vittima, un utente, in modo da fargli fare qualcosa che un'azione che non dovrebbe. Nel senso, se per esempio lui o lei o qualsiasi cosa se una persona può resettare la password, noi mandiamo una richiesta in modo da forzarlo di resettare la password, senza ovviamente che quella persona se ne accorga, chiaramente. Ci sono delle protezioni, però insomma si possono bypassare. Tipo ad esempio, ops, ho sbagliato. Ad esempio una difesa è proprio utilizzare un token CSRF, no? Ve l'ho fatto vedere, nell'HTML c'è appunto questo token che sarà collegato alla persona che è della pagina, dell'account. Se noi rubiamo questo token, semplicemente possiamo utilizzarlo per appunto fare richieste come se fossimo quella persona, quell'utente. Quindi accediamo. Aspettiamo. E diceva che la vulnerabilità sta nella funzione del commento e ovviamente per risolvere il laboratorio dobbiamo cambiare l'email di qualcuno che appunto guarda i post che ci sono qui. Quindi io certe volte mi complico la vita solo così. Decido di complicarmi la vita. Vabbè. Quindi, insomma, copio. Ah no, devo aprire il browser di Barb. Un secondo. Si sta aprendo, spero. Eccolo qua. Arriva. Forse. Ok, eccolo qua. No, voi non lo vedete. Eccolo qua, il laboratorio. Ce l'ho fatta. E quindi andiamo a vedere come al solito il post e andiamo a inserire robe. Ciao Undivided 0 o 0. No, però prima, anzi, andiamo. Ora si vede, sì. Anzi, prima magari facciamo il login per vedere come cambia, come funziona il cambio password. Quindi tipo accedo
come vedete qui ci danno delle credenziali e vediamo come funziona il reset della password, il cambio dell'email, anzi. Quindi per esempio io metto questa e intanto teniamo Barb, vediamo Barb cosa ci dice. Ok. Io faccio l'update e vediamo. Ecco, vedete qui c'è una post. Adesso posso usare lo zoom. Però ogni volta devo fare cambi. Vabbè. Bello, eh? Adesso vedete proprio tutto. Vedete tutta la richiesta. Ops. Oh, si vede anche il mouse, bello. E vedete qui che c'è... Top, perfetto. Ci ho lavorato. Vedete qui che c'è l'email che io ho inserito e poi c'è il token CSRF. Guardate, vi faccio anche così, Cioè, ditemi se questo non è un miglioramento incredibile. Mi faccio i complimenti da sola. Mi sento proprio una professionista adesso con queste abilità. E insomma, vedete qui questo token è collegato all'account che abbiamo qui, quindi alla sessione. Se noi... Ora capisco perché eri assente in questi giorni. Sì, proprio... Vedi che serve il quadrato. Sì, vedi, posso indicarvi tutto. In realtà utilizzo un programma di Windows e ha un sacco di comandi, ma veramente tanti. Infatti io me li sono scritti 3, cioè questi 3 che vi ho fatto vedere perché ovviamente me li scordo. Però ce ne ha tantissimi. Adesso qualche giorno mi ci metto e imparo tutti. No, guardo se ce n'è qualche altro utile, dai. Comunque, insomma, c'è questo token che è collegato all'utente con cui siamo loggati. Se noi, ovviamente possiamo provarlo, però se noi usassimo questo token con un altro utente, se è fatto bene, la richiesta viene rifiutata e quindi non riusciremmo a cambiare la nostra email. Quindi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo cercare se da qualche parte c'è questo token e poi rubarlo in qualche modo e poi mandare scrivere un payload, quindi qualcosa un qualche codice in modo che venga eseguito come quando l'utente vede quella pagina. Quindi torniamo e vediamo un po'. Ups. Devo ancora migliorare perché poi devo spostare cose per fare questa cosa. Vabbè, insomma. Quindi vediamo. Torniamo adesso al blog, perché comunque adesso abbiamo capito come funziona il cambio dell'email, abbiamo visto che c'è un token, quindi ci sono delle difese contro questa vulnerabilità, però ci sono dei casi in cui possiamo appunto sfruttare e rubare questo token. Uno dei quali è proprio quando c'è un cross scripting. Come vi dicevo l'altra volta, se prima vediamo anzi questo, vedete qui che c'è il token nella pagina dove si mette un commento, però se noi per esempio facciamo document.get elements by name e poi facciamo csrf
sì, me l'ha suggerito, vedete che si può accedere a questo token, semplicemente. Quindi noi possiamo usare la stessa cosa qui, ma inserendolo in un cross-site scripting. Ora, possiamo vedere semplicemente che qui è vulnerabile ad un cross-site scripting, andando ad inserire banalmente la... Se torniamo, appunto, viene eseguito 1 l'alert. Quindi come l'altra volta possiamo scrivere uno script che, in cui noi ruberemo il token e lo useremo per fare una richiesta per cambiare l'email. Ora, siccome l'altra volta sono uscita pazza, questa volta prendo Visual Studio per scriverlo e poi lo copiamo. Un attimo che si apre. Ok, eccolo qua. E quindi andiamo a scrivere script. Qui ci sarà uno script, così me lo indenta pure. E adesso andiamo a scrivere come l'altra volta uno script per rubare prima il token e poi per mandare questa richiesta. Quindi come prima cosa questo non funzionava l'altra volta, però insomma vediamo se stavolta funziona. Che praticamente questo è per aspettare che tutto il DOM sia caricato, no? Però l'altra volta non funzionava, quindi vediamo, mo lo inserisco, in caso non funziona lo togliamo. Però non ho avuto tempo di investigare perché non funzionava, mi sembra super strano, però boh, vediamo. Poi andiamo a scrivere document.getElementByName, qui mettiamo CSRF token, cioè CSRF, qua mettiamo 0.value e questo ci darà il token che vi ho fatto vedere prima. Poi andiamo a creare un form data per appunto avere una struttura dove noi inseriremo i dati che ci interessano e poi insomma questo è il modo corretto per inserire, per inviare un form con i dati in JavaScript e poi insomma aggiungiamo i dati che ci interessano. Quindi qui questi, attenzione, questi dati sono esattamente quelli che noi vedevamo nella richiesta. Ora, se volete vi faccio di nuovo lo zoom, giusto per utilizzarlo. Questi due. Ops, scusate. Esattamente questi due. Quindi noi andremo a inserire questi due nella richiesta e lo manderemo. Quindi allora torniamo a scrivere, quindi data put append CSRF token e qui mettiamo il nostro token. Perché qui c'è questo? Cosa ho sbagliato? Forse era così. Aspettate che guardo come era l'add event listener, perché mi sa che l'ho scritto male.
Eh sì. Sì, qua mi sa che era così. No? Mm. C'è qualcosa che non mi torna, mi dà un errore. No, però è giusto. Cioè è giusto che la parentesi vada qui. E così. Vabbè. Vabbè, insomma, finisco di appendere lo script e poi vediamo. E poi c'è email dove metteremo sinna@mon. Così. Punto it. Anzi. cinnamon@sec.it. Bello, eh? E quindi in questo momento abbiamo creato i dati, ora dobbiamo però dobbiamo mandarli. Quindi qui mettiamo my account, vediamo su, prendiamo questo qui, my account change email. Aspettate però che voglio... Ah no. Vabbè. E quindi lo inseriamo esattamente qui. Questo vuol dire che noi manderemo una richiesta esattamente a questo my account change mail e poi facciamo così e qui andremo a mettere method post, perché appunto anche nell'originale è una post. C'è qualche errore, sta andando, mi sa che sto sbagliando qualche sintassi, vabbè. E mod no course poi vediamo, e poi body, e qui mettiamo il nostro data, che sarà esattamente questo. E ora vediamo di capire sto var. Anche qui c'è un errore. Però dovrebbe essere giusto. Fatemi vedere. Expression expected. No, dovrebbe essere giusto. Ciao Simone Santeruffo. No, forse questo è sbagliato. Ah, è window. Window, sicuramente. Sono le parentesi che non gli piacciono in quel modo. Però dovrebbero essere così. No, però mi dice expression expected window
Ah, sì, sì, Windows l'ho corretto. E ho messo Windows. Però c'è ancora sto war. ChatGPT is your friend. Sì, sto chiedendo a ChatGPT, infatti. Vabbè. Però mi dice che forse il file non è interpretato come JavaScript. Ah, è giusto perché è HTML. Ha ragione. Perché questo è HTML, ma qui era JavaScript e quindi mi dava errore. Ok, quindi tranne Windows, che avevo scritto Windows, il resto era corretto. Quindi possiamo continuare. Grazie per i suggerimenti. Però insomma, proviamo a inserirlo, vedere cosa succede. E... Quindi semplicemente vado a copiare quello che abbiamo scritto e vediamo cosa succede. Quindi vado a inserire qui, vabbè, questo. E sistemo anche Barb, così poi andiamo a vederlo. Quindi inserisco il commento. Vedete che qui dice già che è stato risolto. Però cosa succede? Ora io non torno indietro perché come voglio farvi prima vedere... Ah, scusate, non lo stavate vedendo, scusate, errore mio. Ah no, sì, lo stavate vedendo, credo. Sì. E prima voglio farvi vedere prima il commento. Vedete qui c'è proprio tutta la nostra richiesta. E se vado a selezionarla e a vedere poi qui dove c'è la mia capoccia, però ve la faccio vedere. Insomma, qui decodificato vedete che è proprio il nostro script. Se io adesso torno indietro, cioè vado nella nostra pagina e faccio back to blog, vabbè, sicuro c'è questo, però quello che vi voglio far vedere è esattamente questo. Vedete qui che abbiamo una get del post dove appunto c'è il nostro script da qualche parte qui, e poi c'è questa change email. Quindi vedete che appunto vabbè, qui è un formato diverso. Un server la rifiuterebbe perché appunto il formato è diverso, però in questo caso non era questa la vulnerabilità, quindi va bene così. E vedete che ci sono esattamente i parametri che noi abbiamo inserito, cioè abbiamo CSRF, in questo caso ovviamente è il nostro, non è quello della vittima, e poi abbiamo l'email. Quindi questa richiesta è stata fatta automaticamente, cioè noi non abbiamo cliccato change email, è stata fatta in automatico. E oltretutto, se vediamo qui, ok, qui ci dice che non è disponibile perché abbiamo inserito, cioè perché ci ha cliccato già la vittima, quindi chiaramente non è disponibile. Però se noi avessimo cambiato l'email, l'indirizzo email, qui sarebbe stato 200 e quindi avremmo cambiato la nostra email. La nostra email, insomma. E quindi la vittima ha fatto la stessa cosa, cioè quando ha fatto accesso al blog, all'articolo in cui noi abbiamo inserito il nostro script, è stata chiamata direttamente, automaticamente, questa richiesta change email.
E quindi per questo siamo riusciti a cambiare l'email, perché cosa è successo? Abbiamo rubato il token della vittima e in più abbiamo fatto la richiesta con il suo token e quindi è stata accettata. In realtà è appunto questa vulnerabilità di permettere di costringere un'azione che l'utente non stava facendo si chiama appunto cross-site request forgery, come vi ho detto. Però in realtà è chiamato anche session riding, che tipo tradotto è un po' cavalcata della sessione, perché appunto noi stiamo un po' cavalcando la sessione, perché in realtà noi abbiamo una sessione, no? Se vediamo qui, noi abbiamo la sessione. Ops. Noi abbiamo la sessione qui, ma abbiamo anche il token qua sotto. Ops, scusate. Ho sbagliato tasto. Un po' difficile, devo dire, mi devo abituare. Qui la sessione, però abbiamo anche il token. Quindi cosa stiamo facendo? Noi stiamo un po' cavalcando appunto questa sessione, perché stiamo utilizzando un altro token. Senza... bello, sì, un po' surf, esatto. Infatti, noi non possiamo cambiare l'email della vittima senza il token. Cioè, noi potremmo avere anche la sessione della vittima, no? E chiaramente poi, inserendola nel browser, potremmo accedere al token. Però mettiamo caso che noi abbiamo solo la sessione. Caso irrealistico, però vabbè. E non possiamo accedere al token, noi non possiamo cambiare l'email della vittima, perché appunto ci serve il token. E quindi per questo ha senso chiamarla appunto cavalcata della sessione, perché appunto il cross-site scripting ha accesso ai dati di sessione, quindi inclusi il cookie o il token, e quindi appunto possiamo manipolare l'email della vittima utilizzando appunto questo token. E ovviamente sarà la vittima a mandare la richiesta, non siamo noi che la mandiamo. Oh no, vi ho tolto lo zoom, scusate. Insomma, devo imparare queste cose. Aspettate, vi riprendo sessione perché sono belli. I quadratini sono belli, devo dirvelo, eh. Mi sono proprio innamorata di questi quadratini. Oh no. E quindi vi stavo dicendo, è la vittima poi a mandare questa richiesta in modo automatico, non siamo noi a mandare questa richiesta. Però ora vi voglio far vedere lo script di nuovo per, diciamo, spiegarvelo di nuovo, perché insomma l'avevo già spiegato un po' la volta scorsa, però insomma lo possiamo rivedere. Praticamente cosa fa? Qui aspetta che il DOM sia creato, perché come vi dicevo c'è una differenza tra DOM e HTML. Il DOM ha l'esecuzione di tutte quelle funzioni JavaScript che ci sono nell'HTML, quindi noi avremo tutta la pagina appunto creata. Quindi si aspetta appunto che il DOM sia creato, perché se non è stato creato il DOM è possibile che il token CSRF non c'è ancora. Quindi noi aspettiamo e gli diciamo: quando il DOM è completato, tu prendi il token che vi ho fatto vedere prima, si prende in questo modo, perché appunto accediamo a document e il documento, e poi andiamo a dire get elements by name, CSRF, by name perché se vediamo qui, dov'è il form?
adesso mi sa che si è no, ok, eccolo qui. Se vediamo qui c'è appunto name. Ah, aspettate, vi rifaccio lo zoom. Proprio, guardate, mi sono divertita con questo zoom. Proprio bellissimo. Eccolo qua. Vedete qui c'è name. Qui. Se invece ci fosse stato id, noi avremmo dovuto usare getElementById. Quindi, insomma, questa è semplicemente il perché abbiamo usato, insomma, getElementByName. getElementsByName. Quindi torniamo alla Visual Studio per appunto vedere lo script, anzi ve lo zoom un pochettino perché ho visto che è un po' piccolino. E quindi poi si prende 0 perché appunto questo restituisce un array, quindi una struttura con tanti dati e con tanti elementi, e punto value per prendere appunto il valore. Poi creiamo un form data, che questa appunto vi dicevo è il metodo migliore secondo me per creare un form data in JavaScript, quindi praticamente stiamo creando semplicemente un form dove andiamo a inserire dati. Il form non è altro che una roba come questa, no? Come il commento, questo è un form, vedete qui c'è scritto form, quindi non è altro che degli input, delle caselline dove si può scrivere e c'è poi un'azione, tipo in questo caso post comment. Quindi noi andiamo a creare questo form data, appendiamo il token che abbiamo rubato più un'email perché vogliamo cambiarla, e poi facciamo la richiesta al server dove andiamo a inviare questa richiesta a questo endpoint, quindi a questo change email, perché ovviamente dobbiamo mandarla da qualche parte, il server deve sapere cosa stiamo facendo e cosa vogliamo fare. Il metodo è post, mod no course poi vedremo, e il body appunto con i nostri dati. Insomma, questo era il laboratorio, che è molto simile agli altri due che avevamo visto. Infatti forse aveva senso fare prima questo e poi fare gli altri due, però non me ne ero accorta che erano così. Quindi insomma questo è il laboratorio, e questo è l'unico in realtà laboratorio, perché appunto è cioè l'unico che per oggi, perché in realtà è l'ultimo del cross-site scripting, cioè questo. Poi c'è il DOM, però insomma quella è un'altra roba, quindi è l'ultimo, diciamo, cioè escludendo gli expert magari li faremo un'altra volta, e questo anche lo faremo un'altra volta magari, e quindi insomma questo era l'ultimo dei laboratori del cross-site scripting. Ciao Tiny Dien o Dien, non lo so. Buonasera, domanda: sono uno sviluppatore, ho seguito un corso di ethical hacking e pentester di 6 mesi. Ora per migliorare dovrei solo fare 1000 macchine di HTGB o TryAcme. Cos'è HTGB? Volevi dire HTB o c'è proprio HTGB? No, ok, no. Hack the box volevi dire forse. Vabbè, a parte che 6 mesi per un corso di ethical hacking mi sembrano un po' pochi, però magari era... dipende cosa hai fatto in realtà in questi 6 mesi, e magari se era intensivo, ok? E per migliorare, insomma, sì, puoi fare anche macchine, però considera che molte macchine non rispecchiano la realtà, quindi... sicuramente migliori, soprattutto con quelle... Sì, sicuramente puoi fare TryAcme prima perché sono più... ci sono, insomma, sono anche più
c'è anche una descrizione per alcune macchine, quindi in caso per iniziare secondo me è meglio. E poi vai su Hack the Box, che comunque sono macchine senza soluzione. Cioè, nel senso, alcune le trovi online, però, insomma, se le vuoi fare è meglio non guardare le soluzioni. Ciao, Pollo Laser Gamers. C'è sempre un perché. Sì, c'è sempre un perché. Violetta, hai ragione. E insomma, e siccome immaginavo che comunque era breve, ho pensato che potremmo vedere com'è la situazione lavorativa in Italia riguardo il pentest, perché appunto su Discord c'è stata una discussione, non so, si parlava dei lavori, insomma, e mi incuriosiva un po' vedere la situazione, quindi andiamo su LinkedIn e vediamo cosa c'è. E quindi lavoro. E l'altra volta l'ho cercato, tipo penetration tester in Italia. E vediamo. Allora, la cosa che ho notato in realtà è che ci sono un po' di aziende che cercano da remoto. Secondo me questa è una buona cosa, cioè, perché ho visto che ci sono alcune persone, anche persone che ho conosciuto, mi sento preso in ballo. Esatto, sei stato tu a iniziare questa discussione. In realtà conosco persone che comunque lavorano per aziende estere in Italia. Aprendosi una partita IVA, tipo so che un ragazzo che conosco si è aperta una partita IVA, quindi ora non so benissimo poi con le tasse come funziona, quindi insomma ovviamente la mia è un'analisi così, però con le tasse poi dovreste informarvi se volete fare una roba del genere. Però insomma mi incuriosiva e ce ne sono un pochini, cioè c'è tipo questo, e ovviamente non vado a vedere nel dettaglio, però insomma c'è scritto penetration test in web. Poi vabbè, in generale gli annunci sono un po', hanno tante cose, tipo anche questo, tipo comunque c'è penetration test in web application, network, identificare vulnerabilità di sicurezza, vulnerability assessment e report. Vabbè, tool, Barb Suite, Metasploit, Nessus, manual exploitation. Però insomma questo è proprio pen test. Ovviamente chiedono 2 anni di esperienza. Però insomma il vulnerability assessment non è niente di che, cioè io l'ho fatto. Praticamente il vulnerability assessment. Allora c'è la differenza tra vulnerability assessment e penetration test. La vulnerability assessment è che voi usate tool automatici come ad esempio Nessus. Nessus è un tool molto usato che fa scansioni, voi lo configurate e fa la scansione. Chiaramente dovete stare attenti quando siete magari in ambienti di produzione però insomma è semplicemente che voi fate la scansione, poi vi dà dei risultati e potete scaricare il report. Però insomma, cioè, secondo me se poi è ben bilanciato, cioè fate sia vulnerability assessment e sia penetration test, secondo me non è così terribile. Cioè, un conto è che voi passate, secondo me, 2-3 anni a fare solo vulnerability assessment, perché poi non è stimolante, no? Perché comunque è lanciare una scansione, vedere i risultati, al massimo scrivere un report, però molto probabilmente avrete un tool automatico che ve lo scrive dal report di Nessus. Però se è bilanciato, secondo me è anche normale che ci sia una roba del genere, perché molti clienti magari vogliono solo la scansione, non vogliono il penetration test, quindi è normale. Cioè anche io, a volte ci sono clienti che chiedono soltanto scansioni, adesso non tanto, però mi è capitato che c'erano clienti che volevano solo la scansione
e quindi tu gli fai semplicemente la scansione, gli guardi le vulnerabilità, chiaramente gli togli i falsi positivi, no? Quelli falsi allarmi, diciamo così, che comunque è normale avere con un vulnerability assessment perché sono tool automatici, no? E strumenti automatici. Vai a vedere i falsi positivi e gli scrivi il report. Magari modifichi qualche severity, qualche, come si chiama? Tipo l'impatto che ha, no? Però c'è una parola. Valutazione del rischio. Esatto. Cioè cambi un po' la valutazione del rischio perché certe volte anche gli strumenti automatici le pompano un po', anche perché sono automatici, cioè loro sanno che una vulnerabilità ha questo rischio, punto. Cioè non è che fanno l'analisi che magari è più complicato l'ambiente, ok, quindi insomma si fa così. E poi è molto comune mettere un sacco di linguaggi tipo Bash, PowerShell, cioè dipende, qua è un non lo so. Cioè vedendo cosa chiedono, PowerShell mi sembra un po' un tantino troppo. Però vabbè. E poi vabbè, preferite le certificazioni. Vabbè, questo lo vedrete sempre, invece. Così. Vogliono 2 anni di esperienza per imparare a installare Nessun. No, vogliono 2 anni di esperienza in penetration test. Se voi leggete qui c'è scritto 2 o più anni di esperienza in penetration test web, network e system, di sistema. Poi in aggiunta c'è anche il vulnerability assessment, però cioè secondo me io applicherei a questo. Puoi dirci qualche tipica richiesta che ricevi dai clienti a parte vulnerability assessment? No, vabbè, io solitamente, cioè poi dipende dall'attività, però io solitamente faccio penetration test di applicazioni web, quindi si discute, si definisce, loro definiscono quello che bisogna testare e poi insomma quando arriva il giorno si pianifica poi il giorno, solitamente c'è il project manager che fa questo e niente, poi inizi il test. Sei un hacker? Sono un'hackerina. Quando ti chiamano in sede? E in che senso? Cioè dal cliente? Io dal cliente non ci vado quasi mai in realtà. Cioè ci vado solo quando ci sono specifiche specifici test con magari con magari sistemi che non sono accesi, che magari non puoi accedere da fuori, magari ci puoi accedere solo dal sistema del cliente, o magari se devi fare, tipo l'altra volta facevo un test su simulazioni di ascensori, no? E chiaramente lì devi andarci, cioè non ti danno un simulatore, insomma. Però però insomma così no, non faccio malware io, quindi io faccio altro. Vorrei imparare a fare malware in realtà. Una volta mi era venuto il picchio, però poi non ho approfondito. Però no, non li faccio.
No, c'è anche Europa. Europa, Medio Oriente e Africa. È da remoto. Tipo test di un nuovo servizio web, diciamo. Sì, no, su una pagina web. Tipo viene il tizio di LinkedIn e mi dice voglio testare LinkedIn. Testamela. Chiaramente poi si ci mette d'accordo su... In caso, cioè solitamente io chiedo, l'azienda chiede gli utenti con diversi privilegi in modo da testare anche autorizzazioni, cioè che l'utente normale non può accedere per esempio a servizi di amministratore e poi niente, si testa. Certe volte magari ti dicono di testare solo specifiche funzioni, che ne so, LinkedIn ti dice di testare solo l'account e quindi lì sei un po' limitato, però succede. Succede. Vabbè, poi non è che ti sparano se testi qualcos'altro. Basta che non gli fai danni, insomma. Però, insomma, se hai più tempo e vedi qualcosa di interessante, non è che ti dicono, oh mio Dio, l'hai testato, adesso ti uccidiamo. Chiaramente no, però, insomma, devi stare anche nei limiti che ti dicono. A volte. Però, per esempio, anche questa, no? Italia da remoto. Io ho il pallino dei bug bounty. Vabbè, il bug bounty alla fine è il penetration test. Dipende quale. In realtà ci sono diversi bug bounty. C'è anche il mobile. A quanto pare l'altra volta abbiamo scoperto che c'era pure hardware, mi sembra. Non mi ricordo adesso. Però insomma sì, si può fare. È sempre esperienza secondo me. Non so... No, vabbè, se lo fai per tanti anni, tipo c'è una persona che comunque ho su LinkedIn che non conosco di persona, cioè abbiamo solo il collegamento su LinkedIn, che comunque fa tanto bug bounty e tipo, credo, è in classifica su tipo una piattaforma di bug bounty, ora non mi ricordo. E comunque cioè, gli fai esperienza perché puoi dimostrare anche che sei alto in classifica, no? Simulatore di ascensore. No, vabbè, insomma, vai a mandare tante richieste a questi simulatori, però sono proprio ascensori, cioè ascensori che salgono, scendono, tu hai i bottoncini e gli mandi tante richieste per vedere se lo impalli o se succede qualcosa. Niente, era una roba così, perché comunque gli ascensori sono collegati tramite comunque Ethernet e anche a volte anche tramite Bluetooth, quindi puoi fare cose, insomma. Quindi è stato molto interessante. Anche io Namansec. No, parlavo di una persona italiana. Cioè una persona italiana che fa bug bounty, ne fa tanto e insomma e ogni tanto pubblica che magari è alto in classifica, che magari trova vulnerabilità, insomma. Cioè anche in Italia ci sono persone che lo fanno, ecco. E insomma, questa offerta di lavoro, vediamo. Allora, qui interessante che cercano un penetration test, però dice devi avere anche conoscere reverse engineer x86. Non so perché, vediamo. Allora, fare penetration test, ok? Applicazioni, sistemi, reti. Qui hanno questa cosa, reverse engineering nelle architetture x86. Analizzare il codice e identificare possibili... Probabilmente qui loro hanno clienti che hanno questi sistemi e quindi vogliono qualcuno che faccia reverse delle applicazioni. Già questo secondo me è già un po' più avanzato, perché comunque non tutti hanno queste esperienze.
La cosa secondo me un po' è che non ci sono tante offerte per i junior. Per esempio anche qui dice 5 anni, 5 più anni in offensive security. Vediamo questo. Cioè, io quello che vi dico è che se volete iniziare, mandate comunque il vostro curriculum, anche se cercano magari persone con 1 o 2 anni di esperienza, insomma. Perché, insomma, non si sa mai, cioè, non vi fate scoraggiare sul fatto che magari cercano una persona con più esperienza, eh. Sei in Svizzera? Sì, sì, sto in Svizzera. Vabbè, qui, insomma... Vabbè, qui credo sia penetration test classico, infrastrutturale, web application. Però vedete, ce n'è comunque qualcuno, eh. Vabbè, questa è un'altra. Questa è un'altra, questa è PwC, famosa. Questa però a Roma, quindi insomma se non siete a Roma. Questa è una grande azienda, qui insomma cercano un sacco di roba. Però vedete anche qui quando chiedono vulnerability assessment, penetration test, mobile security assessment, secure code review, network security assessment, red, purple, teaming and security by design. Secondo me cercano magari più persone. Perché insomma, cioè, è difficile trovare una persona che faccia anche secure code review, ma faccia anche mobile, che faccia red e purple team. Quindi insomma qui un po' troppa roba. Cioè, in realtà forse no. Cioè, veramente cercano una persona che poi faccia... abbia una conoscenza base di tutto, così se hanno un cliente magari ti ci mettono. Però sempre expert, che significa che vogliono qualche certificato o laurea. Guarda, ci sono scritte cosa cercano, eh. E qui è 1-2 anni nel ruolo. Qui preferiscono una laurea in informatica o comunque in cose relative, però è preferred, quindi in modo preferito, insomma. Certificazioni anche qui preferito, cioè dovete distinguere anche tra preferred e requirement. Però qui è tutto preferred, quindi quindi penso sia tutto un requirement, però preferiscono che tu abbia queste cose. Quindi sì, in questo caso sì. Si guadagna bene con quello che fai? Sì. Sì, comunque, cioè, alla fine la sicurezza informatica non è pagata male in generale, eh. Soprattutto quando poi inizi ad avere un po' di esperienza, comunque. Beh, PwC è di consulenza, quindi potrebbe essere... Sì, 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 esatto, sì. Live molto interessante. Grazie, Daniel Stella. Sì, li conosco, li guardo 3 volte al giorno. Ok. Poi vabbè c'è Accenture, vabbè. Non sono fan di Accenture, però insomma... Ovviamente richiedono. Però è da remoto. Interessante. Poi... Application Security Engineer. Qui ci spostiamo dal penetration test. Qui...
qui abbiamo una collaborazione, cioè qui si parla di andare. C'è questo tool, non lo conosco in realtà, vediamo. Application Security Posture Management. Ok, no, è praticamente questa, mentre si va a sviluppare, c'è la persona che è esperto nella sicurezza che appunto va a vedere se si può migliorare e a identificare possibili vulnerabilità e come sistemare. Quindi insomma questo è un po' diverso dal penetration test, però comunque è sempre interessante se a uno piace. Pentest in Accenture è facile, ma non lo so, non conosco nessuno in Accenture, non ci ho lavorato quindi non saprei. Io ho solo un diploma di informatica, però ho imparato da solo, insomma. Vabbè. Il problema, vabbè, comunque, non lo so le aziende come valutano queste cose, cioè, perché nel mio caso io ho la laurea, quindi per me è stato diverso. Adesso non so, perché adesso comunque è un momento anche particolare, quindi un po' diverso da quando ho iniziato io, quindi non so come valutano chi impara da solo, cioè, secondo me ha senso valutarlo per le capacità, però non lo so. Quanti preferred rispetto a required ci sono? Dici questo qui. No, ma qui è tutto preferred. Qui è preferred, preferred. Quindi tutto preferred. E poi ti dicono tipo plus. Se tu hai 1 o 2 anni nel ruolo, però è un plus se hai anche esperienza in un'azienda di consulenza. Oppure qui linguaggio preferito italiano, però è un plus se tu hai inglese in questo caso. Non lavori con aziende. AI, Red Team, LLM, Red Team è la più richiesta. Sì, adesso vedo tante offerte che parlano di sicurezza per LLM, no? Quindi ChatGPT, robe del genere. Sì, non lo so, però non lo so perché è complicato, nel senso, cioè, vabbè, vediamo qui e poi lo cerco. Vabbè, c'è anche malware analyst. Bello questo. Però insomma, vedete comunque ci sono delle offerte. Poi sì, mi sembrano tutte comunque che chiedano esperienza, non sono per chi entra adesso. Però insomma, io lo manderei comunque anche senza esperienze. Poi al massimo ti dicono di no, non succede niente. Perché la cosa è che se loro non trovano qualcuno, magari prendono chi ha mandato il curriculum. Ma chi non ha una laurea fa difficoltà, magari compensa con le capacità. Non lo so le aziende come dipende dalle aziende, secondo me. Cioè, secondo me, perché comunque almeno i colloqui che ho fatto io erano tutti che c'era un conoscitivo e poi c'era una parte tecnica e anche una challenge, no? Una sfida da fare, e la sfida consisteva in una macchina come Hack the Box. Ti davano un sistema, un server, no? Con un'applicazione web e tu dovevi insomma hackerarlo e accedere e trovare qualcosa.
Quindi insomma secondo me dipende molto dalle aziende, se loro vogliono effettivamente qualcuno che abbia una laurea, allora in quel caso ok, però ci sono secondo me aziende che comunque ti fanno fare il colloquio e vedono se sei capace o no, e quelle secondo me sono le aziende migliori, perché comunque vanno a vedere effettivamente se una persona sa fare o no. E quindi insomma vedo qui un po', però cerchiamo, allora, forse è più facile iniziare dal SOC primo livello. Allora, cerchiamo SOC. SOC, la ricerca di LinkedIn comunque non mi è mai piaciuta. SOC Analyst Junior. Allora, qual è la cosa? Il SOC è che non lo vogliono fare in tanti, quindi magari sì, trovate più posizioni junior. Che comunque secondo me non è terribile, nel senso per iniziare comunque si impara. Cioè io non l'ho mai fatto, però se uno vuole iniziare, no, farsi anche un po' di esperienza, si può fare. Cioè quello che io vedo da molte persone è che poi si stancano dopo tanti anni, perché magari poi diventa un po' ripetitivo. Però dipende anche dalla persona, forse. Però per esempio qui ci sono i requisiti minimi. Quindi dice diploma, corso professionalizzante o studi equivalenti. La laurea non è obbligatoria. Vedi qui dice non è obbligatoria. Conoscenze informatiche, sistemi operativi, eccetera. Disponibilità ad apprendere strumenti SOC e metodologie operative è un plus invece, però non obbligatori, esperienze personali o progetti. Vedi qui comunque autoformazione e anche CTF o laboratori. Conoscenze base di SIEM eccetera, e oppure certificazioni di livello entry, cioè base. Quindi insomma ci sono. Anche qui Leonardo famoso. È bellissimo che dicono cosa offriamo, retribuzione fissa. Ci mancherebbe, cioè. Vabbè. Credo che per ruoli così specialistici è più facile le aziende di consulenza grandi tipo Accenture, per le piccole devi avere almeno una credenziale tipo una certificazione. No, vabbè, questa credo sia un'azienda piccola, mo non so questo Marchesini Group che cosa sia, vediamo. Oddio, un K, 5K dipendenti. No, non è così piccolissima, però insomma questo è interessante se uno vuole farlo. Perché il primo livello ha il turno e fai la gavetta guardando solo i log. Sì, sì, però cioè, poi dipende uno se vuole iniziare in quel modo, cioè poi è personale secondo me. La RAL non la mettono mai. Ma io sapevo che adesso c'era tipo un obbligo di metterla, può essere? Non ho seguito benissimo, però sì, non la mettono mai. Vabbè, ma perché poi durante il colloquio vanno un po' a contrattare, no? La prossima frontiera sarà la red teaming, verificare la sicurezza dei modelli, non solo dei sistemi. Sì, vabbè, questo già lo fanno, alcune aziende già lo fanno. Però sì, vediamo come evolve anche questa intelligenza artificiale. Leonardo però cerca già maggiori conoscenze, Marchesini è quella dell'antibiotica. Non lo so, non l'ho mai... Sì, diceva farmaceutica, mi sa. C'è l'obbligo, ma non la mettono comunque. Ah, ok, vedi. Sì, adesso diventa obbligatorio. Ah, da giugno, ok, da giugno devono mettere. Vediamo da giugno se la mettono. Vediamo un po'. Però insomma, devo dire, non è messa terribilmente, secondo me. Cioè, ci sono delle opportunità,
per i junior un po' meno, e questo un po' me ne ero accorta. Adesso metto uno stipendio commisurato all'esperienza. Sì, c'era, dov'era? Aspetta, c'era. Vedi, retribuzione fissa commisurata all'esperienza e al livello della persona selezionata, accompagnate da premialità legate ai risultati di business. Però insomma ci sono... vediamo ai Red Team. Secondo me in Italia non lo so. Infatti no, no, ho un po' sbagliato, no. Però insomma qualcosa c'è secondo me, quindi... Comunque questo è bellissimo il nome, Bored Panda. Mi scappano le A di troppo. Vai tranquillo, io cerco di capire. Prompt engineer. Ce n'è una. Vediamo cosa cercano. Però dice design, refine, prompt, workflow and agent. Ok, creare, quindi. Creare agenti e roba così. Senior. Questo è senior. Ok, questo è senior, però me la leggo. Qui per esempio è già un più avanzata. Questa è proprio più avanzata. Cioè c'è reverse engineering, qui c'è un bel po', però ci sta, è senior, quindi... Insomma. News analyst, che è sta cosa? Loro vogliono... qui vogliono qualcuno che analizzi le notizie. Interessante. Vabbè, questa è un'altra roba. E niente, questo è tutto. Però vedete, tante sono da remoto, nel senso... Non sono in Italia. Che comunque non è male. Vabbè, qui stiamo proprio... LinkedIn poi inizia a sparare robe assurde che non c'entrano niente. Vabbè, torno all'1. Dopo 2 dovete smettere di continuare perché poi vi dà risultati a caso. Però insomma c'è qualcosina. Cercano pure freelancer addirittura. C'è qualcosina. Magari per i junior non tantissimo. Però tipo anche questa DGS è un'azienda comunque conosciuta. Però per esempio qui cercano junior, intermediate e senior. Quindi anche junior possono mandare il curriculum, no? Questa è molto vasta come annuncio. Non so, questa azienda non conosco nessuno di questa azienda, quindi non vi so dire. Però comunque cercano anche un junior, però richiedono la laurea. Però anche se non ce l'avete, secondo me la potete mandare, mandare il curriculum e via. Peccato che sto un po' scomodo per andare a Roma. Poi il problema è quello, no? Perché molte, comunque,
molte aziende sono comunque a Roma, Milano o comunque posti, cioè almeno da quelle che abbiamo visto adesso, Poi è chiaro che non sto dicendo che non c'è niente al sud, però ci sono in realtà delle aziende anche buone. Però tipo da quello che vedevamo qui adesso sembrano tutte tipo Roma o comunque Milano, Emilia Romagna. Quindi insomma, però insomma quella per esempio di DGS dice ibrido, quindi magari si può chiedere se si può fare da remoto. Insomma, cioè la cosa è mandate il curriculum, fate il colloquio conoscitivo e lì magari chiedete. Se poi ibrido, magari dovete andarci poche volte. Dipende. Io vivo a Parma e già meno male Milano e Bologna sono fattibili. Vabbè dai, anche Roma, no? È difficile da Parma andare a Roma. Comunque segnalo solo che all'estero stanno già facendo pentest sulle AI, da noi arriverà più avanti. Vabbè, ci sta, ci sta. Grazie per l'informazione. Vabbè, ci sta. E quindi questo. Ah, più che altro diventa dispendioso. Ah, quello sì, hai ragione, in effetti. Però se ci devi andare tipo solo una volta, magari i contratti con l'azienda dici vengo una volta. Oppure ti devi spostare a Roma. L'altra cosa è poi trasferirsi, no? Come ho fatto io. Io alla fine mi sono trasferita a Milano inizialmente, no? Però lo so, è difficile, a volte si hanno limiti personali, chiaramente uno è così. Però purtroppo io credo che comunque a Roma cioè ho sempre avuto ho avuto sempre la sensazione che Roma avesse molte aziende di sicurezza. Non lo so. Non so se questa cosa è vera, però mi ha dato sempre questa impressione. Cioè che è proprio tante riguardo la sicurezza. Invece Milano ci sono pure, però è già un po' più vasta, nel senso altre aree anche. Invece anche a Roma ci sono altre aree, però mi ha dato questa impressione. Non so, magari un'impressione sbagliata, non lo so. Ah, se devo pensare a trasferirmi, preferirei andare direttamente fuori Italia, onestamente. Sì, vabbè, poi lì è un altro discorso, dovresti guardare specifico le aziende, cioè dove vai, no? Dove vuoi andare e lì poi devi vedere le offerte di lavoro lì. Questo sì. Però insomma, volevo vedere un po' la situazione, no? Perché si parlava anche l'altra volta pure con un altro ragazzo parlavamo. E quindi insomma ho detto vediamo, diamo un'occhiata. E niente, tutto qui. Vediamo come andrà. Purtroppo questo è un periodo, cioè, è un periodo un po' frenato per le aziende, no? Ci sono anche stati licenziamenti nelle grandi aziende, no? Tipo Google, Facebook, eccetera. Quindi è un po' così. A Roma con gli affitti, mi sa che a Milano ci sono molte più aziende per lavori più specialistici. Roma credo abbia più consulenze startup. Vabbè, anche Milano ha tanta consulenza. Io lavoravo in un'azienda di consulenza a Milano. Però non lo so.
può essere, non so. Però sì, gli affitti sì, sono cari anche a Milano. Quindi sì, anche qui poi trasferirti devi considerare anche l'affitto, quindi sì. Milano è il principale hub italiano di cybersecurity. Ok, quindi non ci avevo capito niente, va bene. Vabbè, allora non so. Boh. Mi era parso. Mi era sembrato diverso. Vabbè. Vabbè. Quindi niente, questo è tutto. E. Questo è tutto. E niente, spero che se state cercando lavoro o entrare in questo ambito, spero che troverete delle posizioni, non demordete, perché secondo me prima o poi si sbloccherà tutto, cioè non è possibile che rimanga così per sempre. E niente. Per iniziare con Bug Bounty, dove deve andare una persona alle prime armi? Ma guarda, alla fine il Bug Bounty puoi utilizzare anche qualsiasi piattaforma, perché ci sono dei programmi che si chiamano VPC, ora non ricordo. Vediamo. Non mi ricordo come si chiamano, però insomma sono. No, ora non ricordo, però non mi ricordo come si chiamano, però insomma sono quelli dove non ti pagano. Quindi tu puoi provare tranquillamente, fare cose, e se trovi qualcosa bene, però insomma è possibile che non ti paghino. Però insomma puoi iniziare tranquillamente, cioè basta che segui le regole. L'importante è che segui le regole che ci sono scritte. Magari insomma, magari facciamo anche un'altra live, magari la posso fare anche sul Bug Bounty, vediamo. In realtà ho intenzione anche di portare qualcuno che faccia Bug Bounty, solo che lo devo trovare. Cioè no, forse qualcuno l'ho trovato, però insomma devo vedere. Vorrei farlo, però vediamo. In ogni caso dicono ci siano licenziamenti perché tenere un senior con un IA è meno costoso che tenere dei junior. Ma non lo so. Può essere. Può essere. VDP. Ok, grazie. Grazie Violetta. VDP. Aspettate le nome. No. È proprio un programma diverso. Però da quello che sapevo io è che non sono tipo pagati. Quindi puoi iniziare da quelli e inizi. Ma pure con il bug bounty stesso, cioè alla fine nessuno ti vieta di iscriverti ad una piattaforma di quelle magari famose. Ti iscrivi, prendi un target a caso e ci fai cose, cioè te l'ho detto, basta che stai nei limiti che loro scrivono, poi nessuno ti vieta di fare niente. Cioè anche perché la scelta del target poi non è che uno dice, anche chi ha esperienza nel bug bounty, non è che vede un target e dice qua faccio la miniera d'oro. È comunque una cosa che poi capisci col tempo, però se tu leggi soltanto la pagina non sai se quel target poi vale o no. Cioè chiaramente devi poi vederlo, accederci, vedere e devi fare un'analisi. Quindi insomma puoi prendere qualsiasi programma che c'è su qualche piattaforma e iniziare, cioè nessuno te lo vieta. E niente, questo era tutto. Spero di aver risposto a alcune domande.
Secondo te fare delle macchine semplici è un buon inizio? Macchine, dici, di Hack the Box, tra Yakmis e cose qui, sì. Sì, io le ho fatte, cioè io le faccio sempre. Adesso non le sto facendo tanto perché non ho tempo, però sia le vorrei portare in live, in realtà, però io le facevo, cioè, anzi mi hanno aiutato a farle. Cioè, mi hanno aiutato a poi migliorare anche, perché comunque trovi casi diversi e anche il pensiero, no? Chiaramente poi molte macchine, come dicevo anche prima, sono diversi dalla realtà, nel senso poi ci sono cose magari specifiche o cose strambe, però insomma è più il... Cioè le macchine servono anche magari a utilizzare un tool che vuoi utilizzare, magari che vuoi provare o magari per migliorare, quindi sì, cioè le potete fare, magari partite dalle semplici per poi aumentare, no? Cioè... Poi, guardate, la strategia potrebbe anche essere, cioè io a volte facevo così, quando non riuscivo a fare le macchine, io comunque leggevo le soluzioni, perché dalle soluzioni comunque, cioè dopo un po' che non riuscivo a farla chiaramente, non subito, cioè non ho iniziato una macchina, dopo 5 minuti dici no, vabbè non la so fare, leggete la soluzione. Stateci un po', anche giorni, se poi proprio non riuscite, non c'è niente di male a leggere le soluzioni e imparare. Poi la cosa che facevo io è che leggevo la soluzione e aspettavo del tempo, cioè aspettavo anche mesi, per poi chiaramente dovevo capire come funzionava, come l'avevano risolta, però poi aspettavo dei mesi così la dimenticavo e ci riprovavo. Quindi anche, cioè io facevo così. Non so se è la via giusta, però insomma, anche con Port Swigger facevo anche in questo modo a volte. Però insomma potete fare anche in questo modo, cioè cioè anche io all'inizio sbagliavo pensando tipo no, non devo guardare le soluzioni, oh mio Dio, sono stupida se le guardo. No, in realtà è molto utile leggerli e guardarle, perché comunque c'è gente che magari ha avuto gli stessi problemi e ha scritto la soluzione da qualche parte, quindi non c'è niente di male a leggere le soluzioni. L'unica cosa magari, ve l'ho detto, stateci un po' prima di leggere la soluzione, non state 5 minuti, ecco. Provateci, insomma. Però sì, è un buon inizio. E quindi niente, questo è tutto. Ci vediamo giovedì, perché le cyber news le farò con un'altra persona. E sarà giovedì. In generale sto pensando comunque di spostarla a giovedì, perché è un po' più semplice anche organizzarla, e anche perché molte persone sono impegnate il mercoledì. Non lo so perché il mercoledì è bello a quanto pare. No, vabbè. Però ci sta, no? Me l'hanno spiegato perché. Comunque. Però ci sta. Quindi ci vediamo giovedì. Niente, buona serata e grazie mille. Ciao.